Ciao, benvenuti o bentornati nel Tugurio. Oggi, come avrei visto dal titolo e come ti ho spoilerato la settimana scorsa, voglio aprire una nuova rubrica, una nuova parte del mio canale. Voglio cominciare a consigliarti alcuni dei libri più cari che ho io riguardo alla lavorazione del legno, ma non solo. Comunque dei libri che secondo me ognuno di noi dovrebbe avere nella propria libreria. Cominciamo dal primo. Il primo libro che mi sento di consigliarti è Salute e benessere in armonia con le fasi della luna. Io abito in un paesino in montagna di una sessantina di anime, ho 40 anni suonati e fin da piccolo ho sentito parlare delle fasi della luna in base alle varie lavorazioni da fare, sia in campagna sia tagliarsi i capelli, andare a tagliare la legna e quant'altro. Questo libro mi è stato regalato dalla mamma del mio capo e veramente è stato un regalo gratitissimo, perché dentro qui c'è concentrata tutta la saggezza popolare che ormai purtroppo sta andando scomparendo nella società in cui viviamo. Andiamo tutti di corsa, bisogna fare tutto subito, senza badare a delle piccole regole, diciamo, basi che ci aiuterebbero per fare dei lavori fatti bene e con poco sforzo. Vi faccio alcuni esempi. Qui a circa metà libro ci sono delle cose per me molto interessanti, alcune le sapevo già, altre le ho scoperte leggendo appunto il libro. Ad esempio tagliare la legna adesso con la luna calante, la prima luna calante di novembre, solo abbattere le piante e lasciarle con le foglie verso valle per anche 1 o 2 mesi volendo, in maniera che il legno si asciughi, perché adesso ancora su le foglie, quindi aiutano a seccare il legno facendo uscire tutti i succhi contenuti appunto all'interno della fibra, e viene anche meno attaccato dai parassiti. In più ha una resa calorica molto superiore. Non so se vi è mai capitato, per chi ha la stufa a legna, ci sono alcuni tipi di legno che fanno poca fiamma ma hanno una potenza calorica elevatissima, mentre ci sono alcuni legni che risultano porosi e al momento di bruciarli sembra come di aver buttato dentro un foglio di carta. Fanno una gran fiammata e dopo non rimane praticamente niente. Questo è dovuto anche dal tipo di pianta che è stata abbattuta e utilizzata per far legna da ardere, però in parte dal periodo in cui è stata abbattuta. Un esempio di questo fenomeno ve lo posso fare con il nocciolo. Il nocciolo è un buon legno, ha un buon potere calorico, però se tagliato in luna calante rimane compatto, solido, non viene attaccato dai tarli o molto meno, insomma, scalda e fa anche abbastanza brace. Lo stesso tipo di legno tagliato in luna crescente diventa come una spugna, nel giro di poco tempo viene attaccato dai tarli appena sotto la corteccia e praticamente diventa tutto polvere. Questo libro è interessante, a parte il settore legno che a me è quello che interessa di più, essendo appunto un amante di questa lavorazione. Però ho notato in alcuni capitoli c'è proprio consigliato anche per i problemi di salute, come costruire la casa per chi ha la fortuna e la possibilità, e scegliere soprattutto dove poterla costruire. Anche già all'orientamento della casa, come meglio disporre i mobili. Un esempio fra tutti, il letto in cui si dorme, rivolto con la tastiera verso nord o verso sud, cambia anche il nostro modo di riposare e di sentirsi più o meno stanchi la mattina, riposati o appunto stanchi alla mattina. Spiega un po' come curarsi in base alla luna. Esempio, smettere di fumare. Se decidiamo di smettere di fumare, è più facile se si smette di fumare il giorno della luna nuova, e con la luna crescente poi il fisico reagisce molto meglio a questa mancanza di nicotina e quindi è, tra virgolette, più facile smettere di fumare. Bene, basta, non ve lo racconto tutto, ti lascio il link
sotto in descrizione, costa veramente una boiata, mi sembra che adesso è intorno ai 7-8 euro, te lo consiglio anche per curiosità. Spero che questo primo libro che ti ho consigliato abbia stuzzicato la tua curiosità, come dicevo prima te lo consiglio vivamente. Fammi sapere se vuoi che te ne consigli altri di quelli che ho tra Tugurio e casa, ne ho parecchi. In ogni caso io una tantum un video come questo lo farò lo stesso. Non è una minaccia. Se il video ti è piaciuto, un bel like è gradito. Se non sei ancora iscritto, iscriviti, tanto è gratuito, non costa nulla, e se spunti anche la campanella, ogni qualvolta esce un mio video verrai notificato, quindi ti arriverà un messaggino con scritto che è uscito un mio video e potrai andare a vederlo se vorrai. Anche per questo video ho detto tutto, forse ho parlato anche un po' troppo,